Prendi un libro di grammatica e un libro scolastico, frequenta la scuola o un corso di inglese e impari inglese in 10 anni. O forse no. Hai presente il tuo compagno o ex compagno di scuola che usava le parole con una velocità astronomica, mentre tu non riuscivi a balbettare una frase più lunga di 5 parole? Ti è mai capitato di sentirti in imbarazzo perché non hai capito cosa ti ha detto il tuo collega o amico in inglese? Senti anche tu la pressione sociale o necessità professionale di saper parlare in inglese? Oggi disegneremo il piano più efficace per studiare inglese da zero. Questo piano ti aiuterà a imparare ad esprimerti in inglese con naturalezza in 2-4 mesi, se non di prima. Quando non riesci a raggiungere un obiettivo, possono accadere due cose. O lo prendi come una sfida e la vinci, o ti arrendi. Nel secondo caso, cominci a pensare che magari non sei portato ad imparare inglese. Ti rassegni, ma comunque ti rimane una cicatrice che ogni volta che tocchi ti fa ricordare della tua incapacità. Lo so quanto fa male. Ti senti incapace perché ti sembra che tutti sappiano parlare inglese, mentre tu no. Però se ci pensi, hai già imparato una lingua, la tua madrelingua. Quindi non puoi essere incapace, semplicemente hai dimenticato come hai fatto imparare la tua lingua madre. Se osservi il tuo compagno che ti sembra parli come un vero americano, noterai queste tre caratteristiche. Non si preoccupa degli errori, è entusiasta quando pratica l'inglese, fa pratica fuori dalle lezioni. Mi sembra che il tuo compagno non si ponga molto il problema della grammatica. Appunto, adesso ci siamo. I bambini conoscono le strutture grammaticali senza aver mai aperto un libro di grammatica, è corretto? Come mai? Perché le hanno assorbite ascoltando gli adulti e gli altri bambini. La parola chiave è ascoltare. Questo vuol dire che avrai bisogno di un piano basato sull'ascolto. La cattiva notizia è che è molto difficile trovare materiali per i principianti, materiali buoni. Molti sono noiosi o troppo difficili per questo livello. La buona notizia è, te la dirò alla fine del video. Quindi devi solo ascoltare per imparare l'inglese. In realtà devi ascoltare attivamente, cioè facendo attenzione perché l'ascolto passivo vale poco o niente. Devi ascoltare materiali interessanti e in linea con il tuo livello. Se ascolti cose troppo difficili, non capirai niente e alla fine perderai la motivazione. Come dire ad un bambino di imparare la sua madrelingua ascoltando il telegiornale. La vedo un po' complicato, non credi? Il mio primo consiglio è ascolta le storie, sempre coerenti con il tuo livello. Le storie che contengono elementi affascinanti e interessanti ti aiuteranno a ricordare le espressioni più facilmente. Non è una coincidenza che raccontiamo storie ai bambini. I bambini le imparano a memoria, è così che assorbono le espressioni, la struttura e la lingua. E quindi non bisogna studiare la grammatica. Se vuoi una risposta mainstream, allora ti dico di sì, ma se vuoi la mia onesta opinione, allora ti dico che sì e no. La grammatica la assorbirai attraverso l'ascolto e la lettura di storie e materiali interessanti. Ma se vuoi accelerare l'apprendimento, studia la grammatica in questo modo. E quindi ecco il mio secondo consiglio. Prendi un libro di grammatica, leggi i contenuti così da avere un'idea di cosa vai ad affrontare. Poi metti via il libro, conservalo perché ne avrai bisogno più avanti, però non come pensi tu. Poi cerca tabelle grammaticali riassuntive e cerca di vedere le connessioni tra gli elementi della lingua e con le altre lingue che già conosci. Cioè, applichiamo il metodo Eureka, così chiamato perché scopriamo i collegamenti da soli. Il mio terzo consiglio è: prendi una storia e ascoltala. Nota le parole, espressioni simili alla tua lingua madre o alle lingue che già conosci. Poi nota le strutture grammaticali che ti interessano in quella fase dell'apprendimento ed ecco ora il momento in cui dovresti riprendere il tuo libro di grammatica. Leggi le regole dal punto di vista grammaticale che hai trovato interessanti. Puoi guardare anche le tabelle grammaticali per fissare meglio le forme. Tra l'altro,
non devi andare in ordine, cioè non è importante iniziare con il presente, ma puoi tranquillamente cominciare con il passato. So che nei libri scolastici prima si studia il presente, eccetera, ma nella vita reale i tempi verbali e altri punti grammaticali vengono usati contemporaneamente. Nessuno usa solo il presente o solo il passato in una conversazione quotidiana. Ora che abbiamo detto cosa studiare, vediamo come affrontare il tuo programma di studio. Devi studiare ogni giorno, va bene? Lo so che ti sembra troppo, ma ho ancora un'altra brutta notizia. Devi studiare un'ora al giorno. Lo so, sono esagerato, ma se vuoi imparare una lingua velocemente e profondamente, allora è così. Ma ho una buona notizia. Non devi sederti per un'ora alla scrivania per studiare, perché spezzeremo i 60 minuti in pochi intervalli. Quando ti svegli la mattina, mentre ti prepari per la giornata, ti lavi i denti, ti vesti e fai la colazione, ascolta la storia del giorno. Più o meno sono 5-10 minuti. Lo puoi ripetere mentre vai a prendere la metro o l'autobus. Sono altri 5 minuti. Se solitamente prendi i mezzi pubblici, allora avrai qualche minuto per leggere la storia e notare le espressioni e la grammatica. Dedica alla lettura 15 minuti. A pausa pranzo fai esercizi, ma non intendo quegli esercizi grammaticali dei libri scolastici. Esistono esercizi molto efficaci come la traduzione bidirezionale, che usa anche il poliglotta Luca Lamparielli, e rispondi a domande semplici. Is Dean hungry? Yes, he is hungry. Is Dean full? No, he isn't full. Is Dean angry? No, he isn't angry. He is hungry. Se vuoi approfondire ti lascio il link nelle descrizioni ad un mio video del corso inglese in cui faccio vedere queste tecniche. Qui hai studiato di nuovo 15 minuti. Durante il tragitto casa-lavoro potrai approfittare nuovamente del tempo da dedicare allo studio. Dovresti dedicarlo alle ripetizioni. Ripassa i concetti più importanti come le espressioni e la grammatica. Solo 15 minuti. La sera, prima di andare a letto, ascolta la storia nuovamente se vuoi, ma siamo già oltre 60 minuti, hai visto? Il piano che ti ho presentato è solo un esempio, ma ovviamente dovresti aggiustarlo secondo il tuo programma quotidiano. In ogni caso, sono sicura che potrai trovare 4 volte 15 minuti nell'arco della giornata e dedicare allo studio. Questo programma ti permette di praticare tutte le skills necessarie. L'ascolto, lettura, scrittura. All'inizio è meglio praticare con le traduzioni invece dei testi perché questo metodo ti permette di copiare e assorbire la struttura. Appena arrivi ad un livello un po' più avanzato è assolutamente consigliabile praticare la scrittura anche con testi. E sai ancora cosa hai praticato? Il parlato. Le domande semplici, oltre ad insegnare la grammatica automaticamente, ti fanno parlare. Ripeti a voce le strutture come fanno i bambini, ma con un apprendimento accelerato. Ti fanno imparare la lingua più veloce perché ti permettono di formare frasi ben strutturate, mentre il tuo cervello assorbe le regole senza sforzo, cioè la lingua diventa sempre più naturale per te. Ti avevo promesso che ti avrei dato una buona notizia. Abbiamo detto che è difficile trovare materiali buoni per i principianti da ascoltare. La buona notizia è che nella scuola Sisiantus abbiamo creato un corso di inglese basato sull'ascolto delle mini storie. Le storie sono state disegnate usando le scoperte di neuroscienza, cioè come funziona il cervello, come ricordiamo meglio dei concetti e come assorbire la grammatica naturalmente. Il nostro corso è unico perché unisce i metodi più efficaci di apprendimento linguistico. Se sei interessato ad imparare l'inglese o migliorare il tuo inglese in poco tempo, prova la prima lezione gratuitamente. Ti lascio il link nelle descrizioni. Spero che ti sia piaciuto il video di oggi. Sai, mi piace tantissimo vedere le persone imparare una lingua e se posso aiutare in questo processo sono felicissima. La mia missione è aiutare a imparare una lingua a chiunque. So che tutti possono imparare una lingua anche se non ci credono ancora.
Metti un like al video e iscriviti al mio canale per sapere di più del mondo di apprendimento linguistico. Alla prossima!